Buongiorno e benvenute e benvenuti all'Open Day 2022 dell'Unica Millus. Questo evento è l'evento di presentazione dell'Ateneo e dei corsi universitari che si possono sostenere presso l'Università Internazionale di Roma. Io partirei immediatamente con la sigla e così in modo tale da poter iniziare subito la giornata con l'introduzione e la spiegazione dei vari corsi. Ultimo anno delle superiori? Stai pensando a medicina? Odontoiatria? Una professione sanitaria? Mettiti subito alla prova. Test di ammissione Unica Millus. Iscriviti entro il 9 febbraio. Informati ora. Unica Millus, per diventare professionisti della salute. Allora, la giornata inizierà affrontando ciascuno dei corsi di laurea che è possibile frequentare presso l'Ateneo. Avremo dei video che spiegheranno cosa sarà possibile apprendere per ciascun corso. Avremo le testimonianze dei docenti, dei presidenti del corso, degli studenti che sono qui tra noi, che hanno voluto testimoniare la loro esperienza presso il nostro Ateneo. Avremo l'opportunità di fare domande, avrete l'opportunità di fare domande, anzi vi invito a porne nei nostri canali social dove state seguendo lo streaming della giornata. Soprattutto avremo l'opportunità di ascoltare chi già pratica il mestiere che voi volete apprendere, la professione che voi volete fare, cosa li ha spinti, che cosa voglia dire essere medico, ostetrico, fisioterapista. Io inviterei subito il professor Luca Weltert, cardiochirurgo, professore di statistica medica, a raccontare che cos'è Unica Millus, quali sono i valori e chi meglio di un professore che da subito ha iniziato a collaborare con l'Ateneo lo può fare. Luca. Grazie Gianandrea. Signore e signori, cari studenti, lasciatemi essere benaugurante, cari futuri colleghi, benvenuti a questo Open Day della San Camillus International University of Health Sciences, o come poi la chiamiamo tutti, l'Unica Millus. Io mi chiamo Luca Weltert, insegno statistica, medicina, nella vita di tutti i giorni faccio il cardiochirurgo e sono da sempre innamorato della medicina. Mi è successo quando all'ospedale Molinette di Torino sono finalmente stato ammesso nella sala operatoria di cardiochirurgia e al di là del telino ho visto questo cuore grigio, fermo, in cui appena il chirurgo ha tolto la pinza all'aorta è tornato il sangue. Il cuore si è fatto rosa, ha tremato e improvvisamente ha ricominciato a battere. E nello stesso momento ho cominciato a piangere incontrollabilmente e ho capito che avrei dedicato ogni istante della mia vita a cercare di passare dall'altra parte del telino, ad essere io, quel medico che poteva fare la differenza per quel malato in un momento così delicato. Formarsi per fare il medico, una delle professioni sanitarie, e poi esercitarlo nella vita è una strada dura, ma mi teneva sulla via quella scintilla di vocazione per voler fare della mia vita una missione che avrebbe cambiato la vita degli altri, che avrebbe potuto portare aiuto nel momento in cui gli altri ne avevano più bisogno. Ma man mano che crescevo ed entravo anche negli ambienti accademici mi sentivo smarrito, perché quella scintilla di vocazione ed entusiasmo facevo davvero fatica a vederla intorno a me, fino a quando ho incontrato quello che per me all'epoca era semplicemente Gianni e che oggi conosciamo come il professor Profita, magnifico rettore della Unica Millus. E ricordo ancora bene le sue parole. Mi disse: ho un progetto, ho un sogno, fare un'università che sia non un luogo di potere, ma un luogo di servizio, laico, ma con il seme di carità e umanità piantato nella storia proprio da San Camillo, aperta agli studenti di tutto il mondo, anche a chi viene da un paese dove un'università di medicina non c'è, ma ci sono uomini che hanno bisogno di medici. È stato incredibilmente difficile fondare una nuova università, eppure oggi siamo qui. La Unica Millus ha arruolato le migliori eccellenze sul territorio per fornire una formazione tecnica e sanitaria del massimo livello ai suoi studenti. Svolge attività didattica in aule ultra informatizzate,
con costante contatto fisico o online con il docente e a convenzioni con le migliori strutture sanitarie per permettere ai suoi studenti di andare a vedere e imparare la medicina non solo sul libro, ma soprattutto al letto del malato, imparando dai grandi professionisti della capitale, perché mi piace ricordare, come diceva il cardiochirurgo italo-americano Giancarlo Rastelli, la prima carità al malato è la scienza. Ma oltre a questa offerta formativa di primo livello, Unicamillus mette a disposizione qualcosa che è praticamente unico nel panorama delle università in Italia. Nella mia ultima classe si contavano studenti di 16 diverse nazioni. I ragazzi saranno cioè a contatto con persone di realtà diverse e acquisiranno fin da subito la consapevolezza che la pandemia di questi anni ci ha dolorosamente insegnato. Questo pianeta e i suoi abitanti costituiscono un'unica comunità e chi fa una professione sanitaria è al servizio dell'uomo, qualunque sia il colore della sua pelle, qualunque sia la sua provenienza geografica. E proprio per essere pronti ad andare in ogni punto del globo o a tornare nel proprio paese di origine se si viene dall'estero, tutte le lezioni di Unicamillus sono tenute in inglese per dare una formazione davvero globale fin dal primo giorno. E insieme alla formazione scientifica non mancherà mai qui quella umana, per trasmettere davvero la consapevolezza che per il paziente è importante tanto la mano che tocca il suo cuore e lo ripara, quanto la mano che gli viene appoggiata sulla spalla e lo rassicura nel momento in cui si sente più debole. And now I switch to English for our non-Italian listeners and give this little talk again. And ladies and gentlemen, welcome to the open day of the San Camillus International University of All Sciences, or Unicamillus as we all call it. My name is Luca Welter, teaching statistics at medicine and heart surgeon in everyday lives, and always in love with medicine since I was finally admitted to the cardiac surgery operating room at the Molinete Hospital in Turin, and seeing beyond the drape that stone cold and gray heart, and finally seeing when the surgeon removed the forceps, the blood coming into the heart, which turned pink and trembled and started beating again. And I started crying uncontrollably. And from now on, I knew that I would have done everything to move to the other side of the drape, to being the doctor who could make the difference for the patient in such a fragile moment of his life. But training to be a doctor or one of the health professionals, it's a hard road. And the spark of vocation kept me on the way to make my life a mission. But growing up and looking around me, I really struggled to see that spark of vocation until I met Gianni. For me, it was simply Gianni at the time, and today is Professor Profita, the magnificent rector of Unicamillus University. And I still remember his words well. He said, I have a project, I have a dream to create a university that's not a place of power, but a place of service. It's secular, but with the seed of charity and humanity planted in history from San Camillo itself, open to students from all over the world, even to those who come from a country where there's no medical university, but there are indeed men who need doctors. And you know, it was incredibly difficult to found an entirely new university. Yet today here we are. Unicamillus has enlisted the best excellence in the area to provide technical and health training at the highest level. It carries out teaching activities in computerized ultra-modern classrooms with constant contact, either physical or online, with the teachers, and has agreements with the best health facilities to allow its students to go see and learn medicine, not just by the book, but above all at the sick bed, learning from the great professionals of the capital, because as the great Italian-American heart surgeon Giancarlo Rastelli used to say, the first charity to the sick is science. But in addition to this top-level educational offers, Unicamillus offers something that is substantially unique in the landscape of university in Italy.
In my last class, I counted 16 different nations. In other words, the students will be in contact from day one with people of different different countries, and will immediately acquire the awareness that the pandemic of recent years has painfully taught us. This planet and its inhabitants constitute a single community, and whoever makes a health profession is at the service of man, whatever the skin color, whatever the geographical origin. Just to be ready to go to any point in the world, all Unicamillus lessons are held in English to give a truly global training from day one. And together with the scientific teaching, human training will never be lacking. To truly convey the awareness that the hand that touches the art and repair it is as important to the patient as the hand that's placed on his shoulder and reassures him when he feels the weaker. Thank you for your attention. Grazie professor Weltert, grazie soprattutto di aver condiviso un'esperienza emozionante per un medico, vedere ripartire un cuore una volta tolta una clampa aortica. E credo sia veramente motivante anche per chi pensa solo di avvicinarsi a questa professione. Professione che però per praticare richiede un test di ammissione. Quindi io vi proporrei la visione di un video con tutte le scadenze, tutte le procedure per poter entrare in Ateneo e poter frequentare i nostri corsi. L'offerta formativa di Unicamillus prevede 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Medicina e chirurgia interamente in lingua inglese e Odontoiatria e protesi dentaria in formula mista, il biennio in lingua inglese e successivamente in lingua italiana. Unicamillus offre anche dei corsi in laurea triennale in area sanitaria, ostetricia e tecniche di laboratorio biomedico in lingua italiana e infermieristica, fisioterapia e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia in lingua inglese. I corsi di laurea sono a numero chiuso. Il numero dei posti a disposizione è assegnato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il test di ammissione, scritto in 60 minuti, comprende 60 domande a risposta multipla nella lingua del corso. La scadenza per le iscrizioni al test di ammissione è il 9 febbraio alle ore 13. I test verranno svolti sabato 12 e domenica 13 febbraio. Per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, la prova di ammissione è composta da 60 domande così ripartite: 35 domande di carattere scientifico, 10 di biologia, 10 di chimica, 10 di fisica e 5 di matematica, 15 domande di ragionamento logico e comprensione del testo, 10 domande che vertono alla specifica missione umanitaria di Unicamillus. Per la valutazione della prova di selezione è attribuito un punteggio massimo di 90 punti, seguendo i seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti per ogni risposta errata, 0 punti per ogni risposta non data. È richiesto un punteggio minimo di 20 punti. I candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore non saranno ammessi indipendentemente dal loro posizionamento in graduatoria. Il costo del test di ammissione per i corsi di laurea magistrale è di 170 euro. Per i corsi di laurea triennale nelle professioni sanitarie, invece, le 60 domande sono così suddivise: 20 di ragionamento logico, 5 di cultura generale, 10 di chimica, 10 di biologia, 10 di fisica e 5 domande di matematica. Per la valutazione della prova è attribuito un punteggio massimo di 60 punti, secondo i seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti per ogni risposta errata, 0 punti per ogni risposta non data. Il costo del test di ammissione per i corsi di laurea triennale è di 110 euro. Unicamillus organizza un corso di preparazione per coloro che intendono affrontare il test di ammissione per le lauree a ciclo unico, in cui verranno affrontati tutti gli argomenti oggetto della prova. Il corso si terrà online da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio. Ci si potrà iscrivere fino a giovedì 27 gennaio per un massimo di 25 partecipanti.
Per l'anno accademico 2022-2023, Unicamillus mette a disposizione per i candidati comunitari diverse borse di studio per gli studenti di medicina e chirurgia, e odontoiatria e protesi dentaria. Per medicina e chirurgia, le borse di studio dall'importo di 7.000 euro vengono assegnate sulla base di criteri di merito e di reddito. Nello specifico, ai primi 20 candidati della graduatoria che abbiano un ISEE non superiore a 55.000 euro. Per odontoiatria e protesi dentarie, invece, le borse di studio dall'importo di 5.000 euro vengono assegnate sulla base del merito, più in particolare sulla base di 3 tracce che il candidato dovrà sviluppare al termine del test di ammissione, su tematiche riguardanti le potenzialità umanitarie delle professioni di odontoiatria a favore di popolazioni o di fasce di popolazione meno fortunate. L'università ha stipulato una convenzione con la Banca Intesa San Paolo, in modo tale da permettere agli studenti di accedere a dei prestiti agevolati, se in possesso dei requisiti necessari. Nello specifico si tratta del Fondo Studio Sì, rivolto a studenti provenienti dal Mezzogiorno d'Italia, e del Prestito per Merito, rivolto a studenti di tutta Italia e in regola con il percorso di studi. Unicamillus, per diventare professionista della salute. Ed entriamo nel... Alessandra Carlizza, fisioterapista e direttore didattico del... Ed entriamo nel vivo della giornata, il bello della diretta, e inizierei subito a parlare dei nostri corsi di laurea, partendo dal corso in medicina, quello più corposo, quello più lungo, e che impegna... L'università è un'università giovane, i nostri studenti ancora non hanno finito il primo corso, che è di 6 anni, però è uno dei corsi che stanno ricevendo maggiore tributo per validità e per impegno. Farei partire il video di presentazione. Mi chiamo Francesco Prati, sono un cardiologo, insegno cardiologia all'Università Unicamillus e dirigo il Dipartimento Cardiovascolare dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Ho capito che la strada che stavo percorrendo era quella giusta quando, direi al quarto o quinto anno del corso di laurea in medicina, entrai in emodinamica ed ebbi la possibilità di vedere una delle prime angioplastiche. Era una tecnica fortemente innovativa. Per la prima volta era possibile in Italia con un palloncino entrare in un'arteria del cuore ed aprire l'arteria che si era ristretta. Ecco, questo fu per me un intervento rivoluzionario, fu entusiasmante, lo era per i medici più anziani, immagini quanto poteva essere entusiasmante, interessante per un ragazzo che si affacciava al mondo della clinica. Credo che un medico poi debba trovare il suo percorso, perché non tutti i medici fanno lo stesso lavoro. C'è ad esempio chi ama la ricerca, c'è chi ama una medicina più, diciamo, invasiva, interventistica, che magari può essere fatta di atti operatori, chi preferisce essere al letto del malato. Ecco, io ho trovato la mia strada, dove sicuramente la cardiologia interventistica, quindi il mondo, potremmo dire, degli interventi, sicuramente era preponderante, e poi soprattutto ricordo anche quando si accese la scintilla della ricerca, non prestissimo perché oramai stavo completando la scuola di specializzazione, quello è stato un altro bel momento, e la ricerca è un ingrediente importante proprio della mia vita professionale e mi dà molte soddisfazioni. Ricordo quando da bambino mi regalavano la valigetta del dottore. Ho incominciato quindi medicina con interesse e poi negli anni successivi si è accesa quella scintilla della passione che ha fatto sicuramente della mia scelta, direi una scelta voluta e interessante. Essere medico significa essere consapevoli che con la nostra professione si può aiutare il prossimo, si possono lenire le sofferenze della gente e si può anche contribuire in un qualche modo al progresso della medicina e della tecnologia. Ecco, queste sono secondo me le grandi motivazioni che dovrebbero
spingere un ragazzo ad abbracciare questa professione che insomma tuttora credo in tanti desiderino fare. Quindi perché scegliere la laurea in medicina? Io lo vorrei chiedere alla professoressa Barbara Tavazzi, che è presidente del corso di medicina e chirurgia in Unicamillus. Buongiorno a tutti, sì, sono il presidente, sono anche docente di chimica e propedeutica biochimica al primo anno e di biochimica al secondo anno. La domanda sì, è importante ed è anche abbastanza impegnativo rispondere a questa domanda, perché indubbiamente quello che è appunto lo studio della medicina è uno studio importante, però è affascinante, è interessante, anche proprio perché è insita una missione in questo studio. Missione che nel caso poi della nostra università, e come ha già fatto presente appunto il professor Welter, è particolare perché ha una caratteristica internazionale e quindi la formazione di un medico già normalmente si ottiene ovviamente un profilo professionale di peso, ma in questo ambito noi riusciamo veramente a formare dei medici con un profilo professionale internazionale. E tutto ciò è anche caratterizzato oltretutto da che cosa? Da quella che è una visione molto multidisciplinare tra le varie appunto discipline della medicina stessa. Può essere anche una visione che deve essere integrata tra non solo i problemi relativi alla malattia, ma anche i problemi relativi alla salute, perché anche la salute ovviamente è da considerare diciamo un campo di studio della medicina. Inoltre dobbiamo anche considerare un altro aspetto importante, quello che è appunto relativo alla nostra missione, che è anche avere una educazione non solo medica scientifica, ma anche proprio una educazione che è orientata a quella che è la comunità, il territorio, le esigenze delle comunità del territorio, ma non solo, che è orientata anche all'affrontare quelle che sono proprio le sfide sanitarie mondiali e internazionali e non solo appunto nel nostro paese ma anche al di fuori dei nostri confini, e quale ahimè migliore periodo di questo che stiamo vivendo da dimostrazione appunto dell'importanza della medicina. E quello che è importante ancora è da ricordare un altro aspetto fondamentale, che è che non si deve mai prescindere da questo, che è comunque l'interazione con il paziente, perché il rapporto medico-paziente è assolutamente fondamentale anche per l'influenza che ha su quella che è la qualità non solo appunto della risposta del paziente, ma su quella che è anche la qualità della diagnosi e del trattamento che poi vengono comunque decisi e considerati nell'ambito appunto della patologia da trattare. Ovviamente, come già detto, il corso è impegnativo, dura 6 anni, oltretutto qui in lingua inglese, e è anche diciamo, legato a una formazione che non finisce mai, neanche dopo la laurea, assolutamente neanche dopo la laurea. Quindi la medicina, lo studio della medicina è un continuo sviluppo del medico, un continuo sviluppo dello studio, un continuo sviluppo da un punto di vista non solo appunto della capacità di apprendimento scientifico, ma anche del continuo miglioramento nella pratica clinica. E quello che dobbiamo dire è che vorrei comunque sottolineare una piccolissima parentesi, è quello che può fare un medico, perché usualmente noi siamo abituati appunto a pensare comunque a un medico che lavora in ospedale, lavora nelle cliniche. Non è solo questo, perché a parte il fatto che il primo sbocco occupazionale è la specializzazione, la scuola di specializzazione, e ormai non si può prescindere assolutamente dalla specializzazione perché è fondamentale e condizione indispensabile per il lavoro presso appunto comunque strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ma è fondamentale appunto anche lo specializzarsi in una delle differenti branche della medicina che sappiamo essere non poche. Dopodiché ovviamente c'è la possibilità di lavorare, come dicevo prima, negli ospedali, negli ambulatori diciamo pubblici e privati, nei centri specializzati. Non dimentichiamoci ovviamente anche l'eventuale carriera universitaria, quindi oltre alla specializzazione c'è anche un dottorato di ricerca, c'è la possibilità quindi di lavorare poi nell'ambito della ricerca medica. Ci sono i medici del territorio, ci sono appunto medici impegnati e conosciamo bene varie istituzioni
quindi in organizzazioni sanitarie nazionali e non, ma anche considerate che un medico può essere anche un ottimo insegnante e formatore presso enti, presso istituti, può essere assolutamente anche un consulente. Per esempio ci sono molti medici che lavorano come consulenti in centri benessere, in centri termali, in case di cura. Può essere anche un copywriter, può essere per esempio anche impegnato nell'ambito appunto della divulgazione scientifica. Quindi sono tantissime veramente le sbocchi occupazionali che possono essere esercitati da un medico. Se dobbiamo considerare quello che è l'aspetto scientifico a questo punto, ovviamente la prima cosa è relativa a quella che è il corpo umano. Dobbiamo comunque essere affascinati dal corpo umano, affascinati da come funziona, affascinati da come possiamo farlo funzionare meglio, da come possiamo affrontare appunto gli eventuali problemi, le patologie. E non solo questo, ma dobbiamo essere affascinati anche da cosa? Da quello che è il continuo sviluppo, i continui traguardi scientifici e clinici che si ottengono quotidianamente e che poi possono essere applicati appunto direttamente nell'ambito appunto della medicina. L'apprendimento costante già l'abbiamo detto ed è assolutamente fondamentale, ripeto, fondamentale, non si finisce mai. Come diceva Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai. Chi studia medicina studierà, ma proprio anche per un arricchimento personale, non solo per la pratica poi, per la propria professione, sempre, si andrà sempre avanti. Quindi io mi terrei a dire che fare il medico non è solo fare una professione, ma è una vera e propria missione di vita. Per quanto riguarda una piccolissima parentesi, ho ancora tempo? No. Io andrei a concludere, così Benissimo. vorrei sentire anche l'opinione dei ragazzi. Solamente molto velocemente, qual è il progetto didattico di questa università? Proprio 2 parole. Innanzitutto riuscire a fornire, come dicevo, un insegnamento basato su quella che è proprio una solida base culturale e metodologica, conseguita anche appunto per esperienze internazionali assolutamente fondamentali, e poi avere anche la possibilità di avere un contatto abbastanza precoce con il paziente e quindi iniziare rapidamente quella che è una pratica clinica che viene esercitata in varie realtà appunto della nostra città, del nostro territorio, e che vi fornirà sicuramente quelle che sono le basi per arrivare a concludere questo ciclo di studi nel miglior modo possibile. Grazie professoressa, io volevo parlare con Rebecca e Michele, che sono studenti del corso di medicina, al quale vorrei chiedere una loro esperienza, una loro opinione. Mi piacerebbe sentire le voci di chi sta studiando medicina qui in Unicamillus. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Rebecca Femia e sono studentessa e rappresentante del 4º anno qui di Medicine and Surgery a Unicamillus. E insieme a Michele e a tutti gli altri studenti del 4º anno possiamo dire di aver visto nascere e crescere Unicamillus ogni giorno sempre di più, e anche grazie alle nostre piccole iniziative abbiamo contribuito a creare una comunità studentesca sempre più viva. E mi ricordo quando siamo arrivati qui nel 2018 eravamo solamente un centinaio di studenti di medicina e ancora pochi professori, c'era solamente una sede. Invece adesso ogni anno sempre di più siamo cresciuti, siamo più di 1000 studenti tra medicina, professioni sanitarie, master e il corso anche di odontoiatria. E quindi nonostante tutte le prime difficoltà che ovviamente un'università appena aperta aveva, e nonostante anche la pandemia che come sappiamo bene tutti purtroppo è ancora in corso, Unicamillus ci ha dato la possibilità di continuare a formarci dal vivo, online, e soprattutto di iniziare a frequentare i tirocini che abbiamo iniziato appunto noi studenti del 4º anno quest'anno. Quindi siamo disponibili per qualsiasi domanda per rispondere ai dubbi e alle curiosità degli studenti che ci seguono. Grazie. Grazie a voi, e proprio di tirocini volevo parlare con la professoressa. Sicuramente la parte clinica, ne parlava anche lei nel suo intervento, è molto importante. Assolutamente sì. Si inizia al 4º anno. Sì, infatti. Ci racconti un pochino di Infatti quello che sono i tirocini? vorrei solo specificare appunto questo, che i 6 anni di medicina sono divisi in 2 blocchi, il primo triennio e il secondo triennio.
Ambedue sono di fondamentale importanza perché il primo triennio è quello poi delle cosiddette scienze di base. Se uno si riesce a formare bene appunto sul primo triennio non avrà assolutamente difficoltà sul secondo, dove poi invece è prevista la pratica clinica. Pratica clinica che prevede quindi la divisione degli studenti in piccoli gruppi in modo tale che possano essere eseguiti al meglio ovviamente nelle strutture dove loro sono appoggiati e dove appunto ruotano oltretutto in maniera appunto costante in varie tipologie di discipline in modo tale da riuscire a coprire abbondantemente appunto quella che è anche la visione pratica di quello che stanno studiando e progrediranno nello studio. Oltretutto poi ovviamente non bisogna dimenticare che al momento dell'ultimo anno noi avremo comunque la possibilità di esercitare anche in reparto quello che poi sarà il tema e lo sviluppo della propria tesi di laurea, quindi anche quello si accorpa praticamente alla parte di clinica. Un medico non smette mai di formarsi, diceva sempre nel suo intervento. L'aspetto della ricerca scientifica come si integra col corso di laurea e che peso ha la ricerca in questa disciplina? La ricerca è fondamentale ed è soprattutto fondamentale per poi i progressi della clinica, quindi non hanno una... scusatemi... Scusate, ho avuto troppe ore di lezione questa settimana e ho la gola un po' irritata. L'importanza della ricerca la vediamo anche con questa pandemia, fondamentale, perché quello che è la ricerca di base, quindi per esempio lo sviluppo appunto non solo dei vaccini ma anche dei tamponi che noi stiamo usando, è semplicemente lo sviluppo proprio di una pratica scientifica quotidiana che poi è stata applicata nella clinica. E non solo questo, ma non ci dimentichiamo anche quello che è la va bene. Oggi non è giornata, scusatemi. Dicevo l'importanza anche della medicina traslazionale, non ci dimentichiamo questo, che sta prendendo sempre più piede e che finalmente è diciamo quella specie di anello di congiunzione che fino a qualche tempo fa è mancato tra effettivamente il laboratorio, il bancone quindi del laboratorio e il letto del paziente. La medicina traslazionale ovviamente è su varie discipline e tutte quante hanno necessità di un continuo aggiornamento scientifico, continuo aggiornamento di ricerca, che non finirà mai, neanche questo. Grazie molte professoressa. Io vi invito sempre a scrivere le vostre domande, tutti i vostri dubbi, le vostre curiosità all'interno delle chat nei nostri social e passerei ad odontoiatria, altra laurea magistrale presente in Unicamillus. Io sono la dottoressa Roberta Lione, sono un'odontoiatra specialista in ortognadoodonzia. Attualmente sono ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Roma Tor Vergata e sono docente al corso di laurea di odontoiatria dell'Università di Roma Unicamillus. Essere odontoiatra significa innanzitutto essere un medico con delle competenze specialistiche, avere un rapporto umano e professionale molto stretto con i pazienti che curo tutti i giorni. Essere odontoiatra significa anche poter migliorare la qualità della vita delle persone. Io suggerirei a tutti gli studenti di fare odontoiatria per passione, perché poi è la passione che porta lontano, come in tutte le professioni, perché la professione verrà portata in avanti per i prossimi 50 anni e avere la fortuna di fare un lavoro che si ama senza compromessi è un sintomo di libertà e di felicità. Io penso di non aver avuto mai dubbi di voler fare l'odontoiatra, ma questo nasce dalla mia esperienza come paziente, quindi nasce proprio dal rapporto che io avevo con il mio dentista da adolescente, da paziente, quando misi quella che all'epoca si chiamava la macchinetta. Da lì è nata quella che è la mia passione per l'odontoiatria e in particolar modo per l'ortodonzia
e sicuramente tornerei indietro e farei esattamente gli stessi passi e le stesse scelte, perché oltre alla professione poi bisogna avere la fortuna di incontrare i maestri giusti, le persone giuste, i compagni giusti, e per me odontoiatria all'università è stato il luogo più naturale di crescita e di confronto e di incontro. Il primo paziente che ho trattato era un bambino con una problematica in realtà ortodontica molto comune, quindi era un trattamento anche molto ripetibile. Per me quel paziente era un paziente unico. Mi ricordo che quel mio primo paziente fu un grandissimo banco di prova e mi ricordo il senso di responsabilità che io ho provato nei confronti del paziente e nei confronti della famiglia. Ho capito che la strada che avevo scelto era quella giusta nel momento in cui sono arrivate sicuramente le prime conferme. E le prime conferme per un odontoiatra sono sia il riuscire a portare a termine dei trattamenti, quindi riuscire a fare dei percorsi diagnostici corretti, quanto poi riuscire a realizzare il progetto diagnostico. E allo stesso tempo quando sono diventata economicamente indipendente, e quindi non posso negare che le prime conferme sono arrivate anche nel momento in cui attraverso la mia professione ero assolutamente libera di fare tutte le mie scelte e di condurre la vita in un certo senso che volevo, grazie alla mia professionalità. Professoressa Francesca Klinger, la presidente del corso di odontoiatria. Buongiorno a tutti. Allora, io sono il presidente del corso di laurea di odontoiatria e protesi dentaria e anche professoressa di istologia ed embriologia al primo anno. Vorrei un po' spiegare com'è il corso di odontoiatria qui a Unica Millus, in quanto ha un po' di particolarità rispetto ad altri corsi presenti in Italia, perché si divide in un biennio e in un triennio, che è un po' canonico, più un sesto anno dedicato interamente a dei tirocini clinici professionalizzanti. Il biennio è in lingua inglese, come anche già stato detto all'inizio, ma si segue poi un triennio e l'ultimo anno in lingua italiana. Questa è una particolarità che secondo me dà un qualcosa in più al corso di Unica Millus, in quanto la lingua inglese offre ai laureati sicuramente un più vasto accesso alle conoscenze scientifiche e anche un confronto con la comunità accademica e professionale a livello internazionale. Inoltre Unica Millus ha studenti appunto di varie nazioni in tutto il mondo e questo permette loro anche di tornare, il fatto che sia uno studio in lingua inglese, di tornare nei loro paesi dove poter svolgere la loro professione. Il biennio è indirizzato allo studio di attività formative di base che serve a far conoscere un po' allo studente i fondamenti biologici dell'organizzazione strutturali e delle funzioni vitali del corpo umano. Mette però le basi anche di una metodologia scientifica che anche nel corso di odontoiatria sono necessarie. Il successivo poi triennio invece prevede lo studio di discipline con un interesse medico-chirurgico e ovviamente poi con un particolare riferimento alle problematiche cliniche che sono correlate alle patologie odontostomatologiche. Il sesto anno infine appunto dedicato completamente a dei tirocini clinici professionalizzanti. Ma qui comunque a Unica Millus già dal terzo anno prevederemo di svolgere l'attività di tirocinio presso delle strutture ospedaliere con le quali si è stipulata una convenzione insieme alla Regione Lazio in modo tale che gli studenti potranno acquisire competenze teorico-pratiche. Infine, per quello che un po' anche ha di in più Unica Millus per il corso di odontoiatria è che teniamo lo studente al centro dell'offerta formativa.
quindi la nostra organizzazione ruota intorno allo studente. Questa è una cosa secondo me molto importante, soprattutto in un'università giovane e ancora relativamente piccola, come diceva la studentessa, i numeri crescono, però ci possiamo considerare ancora piccoli, dove l'interazione con lo studente è molto più facile, lo studente-professore è sicuramente molto più semplice. Infine stiamo anche organizzando, strutturando dei laboratori interattivi dove quindi lo studente avrà modo di lavorare su manichini e non prima di poter mettere mano poi al paziente. Ultimissima cosa che volevo anche dire è che si sono instaurate delle collaborazioni per progetti Erasmus con università di Valencia, di Madrid e di Potsdam che permetteranno quindi agli studenti di poter avere dei percorsi all'estero dove ovviamente quindi aver studiato in lingua inglese sicuramente li avrà avvantaggiati. Grazie professoressa. Io vorrei parlare con Davide De Rosa, che è uno studente del secondo anno del corso di laurea in odontoiatria. La professoressa parlava dello studente messo al centro. Raccontaci Buongiorno. la tua esperienza, grazie. Buongiorno, sono Davide La Rosa, frequento il secondo anno del corso di odontoiatria. Io ho iniziato l'anno scorso e fin da subito non ho avuto problemi ad adattarmi al mio nuovo corso di studi, questo grazie all'accoglienza e all'organizzazione dell'università. Inoltre anche da parte degli studenti sono state proposte durante l'anno varie iniziative che hanno favorito la socializzazione e per quanto riguarda il corso di laurea, come è stato già riferito, si tiene in lingua inglese. Personalmente non ho trovato grossi problemi per abituarmi a studiare l'inglese e anzi penso che l'inglese possa essere un'ottima risorsa per avere un più vasto accesso alle conoscenze scientifiche, ma anche per poter ad esempio operare all'estero o per poter accedere a congressi internazionali. Infine volevo dire che un punto di forza dell'università che mi ha colpito è appunto la disponibilità che c'è da parte dei professori, che sono sempre disponibili a chiarire qualsiasi dubbio che abbiamo, e anche della segreteria che è sempre pronta ad aiutare noi studenti. Grazie Davide. Professoressa Klinger, il titolo conseguito è un titolo abilitante? Allora sì, perché dall'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, il Ministero ha deciso, appunto, ha stabilito che alla fine della laurea, anche di odontoiatria e protesi dentaria, ci sarà una laurea abilitante. Il decreto attuativo partirà da quest'anno, quindi ovviamente noi siamo avvantaggiati perché essendo ancora solo al secondo anno abbiamo tutto il tempo poi di organizzare, perché ci saranno dei requisiti che vanno un po' modificati al momento della tesi. Io invece ero curioso di sapere se ci sono altre attività formative, integrative, seminariali con cui approfondire le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso. Sì, quello un po' mi riaggancio a quello che diceva anche la professoressa Tavazzi, perché anche per il corso di odontoiatria è un continuo divenire e un proseguo negli studi, quindi bisogna non fermarsi una volta che ci si è laureati o specializzati, ma continuamente informarsi. E quindi questo vale sia per noi docenti e noi speriamo di mettere a disposizione dei ragazzi con dei seminari più di approfondimento su tematiche che possono anche richiedere loro nel corso degli anni, qual è anche l'approccio scientifico, non solo un approccio didattico, quindi un'interazione maggiore proprio su tematiche che possono ampliare le loro conoscenze, non rimanere solo in un ambito puramente didattico. Grazie professoressa. Passerei alla prossima professione sanitaria e mi piacerebbe parlare di infermieristica, professione che ultimamente ha avuto un po' le luci della ribalta purtroppo per la pandemia da Covid. Inizierei subito con il video in modo tale da poter approfondire poi con il professor D'Agostino. Sono Noemi Giannetta, dottoressa di ricerca e scienze infermieristiche e sanità pubblica, infermiera e direttore del corso di laurea in infermieristica Unica Millus.
La scelta di diventare infermieri nasce sicuramente da una vocazione di prendersi cura dell'altro e di assistere l'altro in esperienze di vita particolarmente delicate, quali possono essere appunto la malattia, la disabilità. Il corso di laurea in infermieristica prevede soprattutto al primo anno l'acquisizione di competenze relazionali da parte dello studente e soprattutto appunto l'osservazione di quella che è l'attività clinico-assistenziale dell'infermiere. Durante la mia prima attività di tirocinio quindi ho potuto osservare come effettivamente l'infermiere agiva durante il suo turno e durante la sua pratica quotidiana, come forniva assistenza al paziente e come si prendeva cura del paziente. Il corso di laurea in infermieristica offre la possibilità sia di iniziare immediatamente a lavorare e al tempo stesso offre dei percorsi di formazione alternativi che sono appunto la laurea magistrale in scienze infermieristiche ostetriche oppure dei master di primo livello. Da studentessa diversi sono stati i momenti in cui ho detto sì, è questa la mia strada, ne è valsa la pena scegliere questo percorso di studio. Nella mia attività di tirocinio in rianimazione un paziente mi è rimasto particolarmente impresso, che era un ragazzo di circa 25 anni, un po' ritraumatizzato. Dopo quasi un mese insomma, di cure e di assistenza abbiamo visto come equipe sanitaria i primi risultati e questo è stato appunto il momento in cui mi sono sentita orgogliosa e soddisfatta della mia scelta professionale. In quel momento appunto sentivo forte in me la volontà di aiutare l'altro e di prendermi cura dell'altro. Non ho in famiglia né tra virgolette nel mio giro infermieri o medici, quindi effettivamente è stata una scelta fuori campo e totalmente contrapposta. Ho scelto quindi di intraprendere la laurea magistrale e al termine della stessa di conseguire un dottorato di ricerca in scienze infermieristiche. Auguro ai futuri studenti di infermieristica di avere sempre il coraggio di rendere le gesta straordinarie che sono state definite durante il periodo pandemico in gesti ordinari e soprattutto di avere sempre il coraggio di sapersi prendere cura della persona, dell'assistito, non soltanto dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista relazionale. E io passo la parola al professor Fabio D'Agostino, presidente del corso di laurea in scienze infermieristiche. Grazie e benvenuti a questo Open Day di Unicamillus. Io, come detto, sono il presidente del corso di laurea di infermieristica e docente anche di diverse discipline relative alle scienze infermieristiche. Come detto, il corso di laurea in infermieristica è di durata triennale e qui ad Unicamillus viene svolto in lingua inglese e questo, come detto già anche dagli altri colleghi che mi hanno preceduto, è ovviamente un valore aggiunto, una possibilità in più per gli studenti perché lavorare in ambito infermieristico apre veramente le porte del mondo. Molto spesso in quei paesi in cui diciamo notoriamente è difficile ottenere anche un visto di lavoro, se vi fate un giro nei siti web vedrete che la professione infermieristica è sempre tra quelle più richieste. Inoltre alla fine della laurea triennale, per ottenere la laurea triennale si dovranno ottenere 180 crediti formativi universitari e il raggiungimento delle competenze professionali all'interno del corso di infermieristica viene ottenuto tra una parte teorica e una parte pratica. Una parte pratica che viene svolta in diverse strutture convenzionate con il sistema sanitario nazionale e che possono essere delle più svariate, non solo la parte ospedaliera ma anche la parte territoriale che come sappiamo avrà sempre più maggior interesse e sarà determinante per la salute della nostra popolazione. L'obiettivo di questo corso è quello di formare ovviamente degli infermieri che siano pronti ad assistere chi ne ha bisogno e infatti l'infermiere è il professionista sanitario che promuove la salute, fa prevenzione delle malattie e assiste gli individui di tutte le età, sia sani che malati, nei diversi luoghi di cura. Grazie professore, io come al solito passerei la palla e il microfono soprattutto
ancora Giabiola, che è uno studente del corso di infermieristica, a cui chiedo qual è la sua esperienza qui in Unicamillus, le ragioni per cui ha deciso di intraprendere questo corso professionale. A tutti. Come ti ha detto, mi chiamo Abiola Cori, sono studente di secondo anno di infermieristica e quindi qui a Unicamillus l'organizzazione è molto importante e quindi mi ha aiutato tanto. Quindi non c'è bisogno, diciamo, per essere iscritti a un corso di scienze infermieristica, non c'è bisogno di parlare la massima, diciamo, inglese, quindi durante le lezioni i professori ti aiuteranno e ti danno la possibilità, diciamo, di migliorarci e di avere anche, diciamo, l'aspetto e il profilo multiculturale, perché questo aspetto è molto importante per quanto riguarda, diciamo, la pratica clinica, perché gli infermieri affrontano diverse culture, diverse persone e quindi in classe, visto che è prevista di tante persone da diverse origini, quindi già inizia a sviluppare questo aspetto e questa esperienza. È un aspetto che mi piace tanto e i professori sono molto tranquilli a spiegarti delle cose. Grazie mille per il tuo contributo. Professore, una volta raggiunta la laurea in infermieristica, che cosa può fare lo studente neolaureato? Anche qui la laurea è una laurea abilitante. Sì, grazie per la domanda. Una volta ottenuta la laurea in infermieristica, ovviamente è una laurea abilitante, quindi il laureato può iniziare a lavorare subito, praticamente il giorno stesso, previa ovviamente iscrizione ai vari ordini professionali. Ovviamente se si troverà in Italia si dovrà iscrivere all'ordine professionale degli infermieri italiani, se si troverà in un altro paese dovrà fare iscrizione all'ordine del paese. I laureati possono lavorare in tutte le strutture del sistema sanitario nazionale, quindi sia pubbliche che private, quali ad esempio ospedali, strutture della comunità, nei distretti sanitari, piuttosto che case di cura, eccetera. E ovviamente c'è anche la possibilità di lavorare nel regime della libera professione, quindi non solamente legati, diciamo, a una struttura. E per quanto riguarda, quindi questo per quanto riguarda, diciamo, le possibilità di lavoro, che sono assolutamente infinite, e con la possibilità appunto di fare una laurea in lingua inglese ovviamente gli studenti sono avvantaggiati in un qualche modo ad aprirsi anche all'estero. Unicamillus prevede un'assistenza agli studenti neolaureati per le offerte di lavoro, impiego post laurea? Sì, assolutamente sì, grazie per la domanda. Tant'è vero che molti studenti che si sono appena laureati nell'ultima sessione di novembre 2021, volendo ci sono anche diciamo, il video del giorno della laurea con gli studenti di infermieristica, gli studenti hanno ricevuto delle offerte di lavoro già nella fase, diciamo, leggermente precedente alla laurea. Infatti Unicamillus ha una importante collaborazione con Randstad, che è un'agenzia internazionale che si occupa di risorse umane, e inoltre Unicamillus offre anche quello che è il servizio di collocazione al lavoro, ossia quello che viene chiamato il servizio placement, che appunto aiuta gli studenti nella ricerca di un lavoro. Grazie mille. Io continuerei ad esplorare il mondo delle professioni sanitarie e tra queste sicuramente un ruolo lo ricopre fisioterapia e tutto il percorso riabilitativo per i pazienti che hanno subito traumi o devono recuperare la funzionalità perduta. Sono Alessandra Carlizza, fisioterapista e direttore didattico del corso di laurea in fisioterapia di Unicamillus. Devo dire che le professioni sanitarie, essendo professionalizzanti, si acquisiscono delle competenze in un ambito specifico. Anche trovare lavoro è molto semplice. Noi ci relazioniamo con persone ovviamente malate, che subiscono dei traumi, subiscono delle patologie che gli fanno perdere l'autonomia, e quindi il nostro intervento, il nostro lavoro
si inserisce proprio nella fase di recupero del paziente. E allora vedere e partecipare al recupero e alla ripresa del paziente, questa è una gratificazione, ma non solo personale e professionale, ma anche emotiva, insomma, è coinvolgente, ecco. Da studente, da giovane studente, insomma avevo 20 anni, l'impatto emotivo con la malattia è stata la cosa forse un po' più gravosa. Il fisioterapista, l'ambito è quello di aiutare la persona a recuperare una funzione persa, e quindi vedere una persona che man mano migliora e tu con il tuo lavoro, con la tua professione sei parte integrante del suo miglioramento, contribuisci attivamente al miglioramento, è una grande soddisfazione. Quindi è vero, sì, cioè è gravoso emotivamente essere quotidianamente a contatto con la patologia e con la malattia, però dà anche tanta soddisfazione vedere quella persona riacquisire autonomia o recuperare una funzione persa. Nella pratica clinica mi colpì il rapporto che si instaura poi fra l'operatore e il paziente, quindi questa cosa mi fece appassionare ancora di più, perché ci sono delle volte delle scelte anche a livello universitario che sono dettate non tanto da non sono spinte da una passione personale, quindi un conto è fare il fisioterapista perché sei indirizzato verso quella professione, e un conto è che hai una passione tua personale per tutto ciò che è lo studio, l'ambito medico, la medicina, la riabilitazione, quindi sono due cose diverse, cioè il discriminante è la passione che ci metti nello svolgere la tua professione e se parte veramente da te questa scelta. Non c'è stato un momento che mi ha fatto dubitare di questa scelta, ormai sono diversi anni che esercito la professione, quindi veramente non tornerei indietro, non farei un'altra professione, non mi vedo in un'altra professione. È bello non vedersi in un'altra professione. Io passo il microfono alla professoressa Carlizza, che è la direttrice del corso. Buongiorno a tutti, sono qui per dirvi brevemente quelli che sono i tratti salienti del nostro corso di laurea. Come è stato già detto, il nostro corso di laurea viene erogato interamente in lingua inglese e ha anche questo un numero ad accesso programmato. L'obiettivo del triennio è quello di formare professionisti sanitari che svolgeranno un'attività in ambito di prevenzione, cura e riabilitazione di persone affette da patologie a varia eziologia. Durante il triennio gli studenti acquisiranno quelle competenze, la capacità di comprensione di quei fenomeni patologici, ma soprattutto delle varie metodiche riabilitative che applicheranno sia autonomamente che in collaborazione con l'equipe multiprofessionale. Come viene strutturata la nostra offerta didattica? Noi abbiamo sia lezioni tradizionali, quindi una didattica formale, che sono lezioni, attività seminariali, laboratori che vengono svolti in sede, in presenza e eventualmente in modalità telematica qualora ci fosse un aggravamento della situazione pandemica e anche in base alle varie disposizioni ministeriali. E poi abbiamo la parte molto importante dell'attività pratica di tirocinio. Sono previste 1500 ore di attività pratica da svolgersi nelle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo. In questo caso sono sia strutture sanitarie ambulatoriali che aziende ospedaliere. Al termine del triennio la prova finale consisterà in una prova pratica. Questo è molto importante perché la nostra prova pratica ha valore di esame di Stato abilitante l'esercizio della professione. Lo abbiamo già sentito per il corso di infermieristica, ma lo è anche per le altre professioni sanitarie. E poi ci sarà la discussione della tesi. Mi preme sottolineare questo aspetto dell'esame di Stato, in quanto la nostra è una laurea professionalizzante, il che significa che il neolaureato potrà scegliere di inserirsi da subito nel mondo del lavoro o di proseguire con la formazione universitaria. L'offerta formativa post laurea prevede ovviamente master poi di primo livello e la laurea magistrale di durata biennale, non professionalizzante, ma che formerà il fisioterapista in ambito di ricerca, in ambito manageriale e in ambito didattico. Dopodiché ovviamente ci sarà l'accesso a master di secondo livello e a dottorato di ricerca. Per quanto riguarda il lavoro, l'abbiamo detto già, con il conseguimento del titolo triennale
il neolaureato potrà inserirsi nel mondo lavorativo. Il fisioterapista opera in regime sia di dipendenza che libero professionale, in strutture ospedaliere, in regime ambulatoriale o anche a domicilio del paziente. Grazie professoressa, io chiederei a Giacomo Brandimarte, che è uno studente di fisioterapia, quali sono le sue impressioni, cosa l'ha portato a scegliere questo percorso di studio. Buongiorno, sono Giacomo Brandimarte, studente del terzo anno di fisioterapia e avendo fatto altri percorsi in passato ho deciso di iscrivermi qui proprio per essere seguito meglio. Inoltre, quando ho scoperto, mi sono informato che il percorso era in lingua inglese, ho pensato che poteva essere comunque una marcia in più da un punto di vista anche professionale futuro. Diciamo che mi sto trovando molto bene, siamo veramente molto seguiti sia dai professori ma anche proprio dall'Ateneo in sé, anche dalla segreteria o dai tutor a tirocinio, e quindi è ancora un'esperienza molto molto positiva. Grazie. Allora, Giacomo parlava di tirocini, c'è un esame, una parte pratica che è abilitante. Quando iniziano i tirocini, in cosa consistono esattamente? Allora, il tirocinio inizia subito nel primo anno, nel secondo semestre del primo anno. Abbiamo a disposizione varie sedi, in questo momento le convenzioni sono stipulate con l'ASL Roma 6 e alcune aziende ospedaliere dell'ASL Roma 2. Gli studenti vengono ovviamente suddivisi, allora abbiamo degli obiettivi ovviamente anche durante lo svolgimento del tirocinio. Ovviamente all'inizio, il primo anno è più di tipo osservazionale, si è sempre seguiti da un tutor. Man mano che acquisiscono le competenze teoriche, ovviamente viene data la possibilità allo studente di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante le attività didattiche. Il tirocinio dura tutto il triennio, quindi diciamo che a partire dal secondo semestre per tutto il completamento del ciclo di studi ruoteranno nei vari reparti che abbiamo a disposizione. All'interno di questi reparti si troveranno ovviamente a sperimentare, a fare esperienza di quelli che sono gli ambiti di intervento del fisioterapista. Quali sono i principali? È solo riabilitazione o... No, nel pensiero comune il fisioterapista opera in ambito sportivico, ortopedico, traumatologico. In realtà gli ambiti clinici nel quale si inserisce l'intervento riabilitativo sono veramente molteplici. Pensiamo a pazienti affetti da patologie neurologiche, ma anche pazienti con patologie cardiopolmonari. Il fisioterapista agisce sia nella fascia di età pediatrica che nell'età geriatrica all'opposto. Per non parlare, poi mi viene in mente di trattamenti riabilitativi altamente specialistici, quale la riabilitazione del vestibolare, quindi entriamo nell'ambito otorino, o la riabilitazione del pavimento pelvico, o la temporomandibolare, quindi qua entriamo più nell'odontoiatria. Quindi, come vedete, il fisioterapista non è solo un recupero in ambito ortopedico di un trauma, ma veramente abbraccia varie discipline mediche. Grazie professoressa. Grazie a voi. Andando avanti, parliamo di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, un altro corso di professioni sanitarie. Entriamo subito nel merito con un video. Sono Federico Santarelli, sono un tecnico sanitario di radiologia medica, lavoro presso il Policlinico Tor Vergata di Roma e mi occupo presso questo Ateneo della direzione didattica del corso di laurea in tecniche sanitarie di radiologia medica. Fare il tecnico sanitario di radiologia medica vuol dire effettuare una diagnosi, in molti altri casi effettuare una terapia. È una professione che è di forte stimolo, le apparecchiature radiologiche sono in continua evoluzione, quindi c'è una combinazione tra la tecnologia e la medicina. Mi è sempre piaciuta l'area sanitaria, quindi è stato per me un'ottima scelta e io personalmente ho scelto la radioterapia perché mi piace il lato umano, quindi il contatto con il paziente, ma l'esperienza che poi mi ha assegnato, mi ha detto sì, ok, questa è la mia professione, è stato la cura che ho dovuto svolgere poi da professionista verso un mio collega di corso, quindi questo è stato per me un motivo di orgoglio, no? Qualsiasi persona spera e si augura di poter aiutare un suo amico, conoscente, ecco. Uno
studente dovrebbe scegliere il corso di laurea in tecnica di radiologia medica perché possiamo lavorare nell'ambito dell'ospedale pubblico, ospedale privato, in cliniche convenzionate. Di recente applicazione sono nell'ambito veterinario, oltre alla radiologia forense, fisica sanitaria e alla radioprotezionistica. Nel mondo della radiologia io dico sempre ai miei studenti che ogni 3 anni un libro su una tecnica diventa obsoleto o comunque sia vecchio. Praticamente si è passati da una radiologia dove si aveva una semplice diagnosi, quindi per un qualcosa che era magro e visibile. Adesso si hanno esami funzionali che riescono a farci vedere il microscopico, quindi quello che ancora non è diventato magro, e il futuro invece è andare verso uno studio genomico e quindi prevenire quello che poi potrà diventare un qualcosa di micro e poi macro. Professor Federico Santarelli, il direttore del corso di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. Sì, salve, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui all'Open Day. Come presentato nel video sono il direttore del corso di laurea in tecniche di radiologia medica. È per me un orgoglio, svolgo questa professione con molta passione. Oggi voglio introdurre un pochino quello che è la professione del tecnico di radiologia medica e anche introdurre quello che è il corso che viene svolto qui presso la Unica Millus. Il tecnico di radiologia medica è ormai una figura fondamentale nella medicina moderna. Le tecniche di diagnostica per immagine e radioterapia sono infatti supporti indispensabili per la diagnosi, la terapia ed il monitoraggio delle diverse malattie. Si rivolge al paziente malato, quindi a una diagnosi, terapia interventistica, o sano, quindi nel caso della prevenzione, per lo svolgimento quindi su prescrizione medica degli esami radiologici standard o di quelli che richiedono l'impiego di apparecchiature più sofisticate, per l'esecuzione delle terapie radianti e in tutte quelle attività legate all'impiego di sorgenti radioattive a risonanza magnetica nucleare e delle apparecchiature ad esse connesse, nel rispetto di norme di radioprotezione previste dall'Unione Europea. Gli insegnamenti prevedono lo studio di discipline di base trasversali ai diversi profili professionali e poi entrano nello specifico della professione del tecnico di radiologia medica. Quindi si andrà a studiare maggiormente l'anatomia e annessa l'anatomia radiologica e tutte quelle scienze tecniche mediche e radiologiche utili a fare una diagnosi o una terapia. Il cuore dell'attività dell'apprendimento di queste tecniche radiologiche è ovviamente il tirocinio tecnico-pratico che Unica Millus lo offre presso sedi di eccellenza nelle diverse ASL sul territorio romano. Durante il tirocinio, che è specifico a inizio praticamente sin da subito, cioè dal primo anno, secondo semestre, lo studente ha l'opportunità di trovare applicazione a quanto studiato durante in aula. Trova quindi applicazioni nelle aree specifiche, quindi la radiodiagnostica, la radioterapia, la medicina nucleare, la fisica sanitaria. Concludo dicendo che quindi è un programma didattico d'eccellenza rivolto altresì alla preparazione di operatori sanitari capaci di operare con un respiro internazionale per rispondere anche alle esigenze sanitarie dei territori meno sviluppati. È erogato completamente in lingua inglese e quindi offre un titolo spendibile a livello internazionale. Grazie professore. Giorgia Bonavita. Sì. Cosa ti ha portato a scegliere questo corso di laurea e perché questo ateneo? Allora, io vi porto una testimonianza un po' diversa rispetto agli altri perché sono più grande, questa è la mia seconda laurea e quindi posso fare un paragone con un ateneo molto più grande. E vi dico che la prima cosa che ho notato e che ho apprezzato è la funzionalità e la comodità di questo ateneo perché è a misura dello studente, quindi la comunicazione con l'amministrazione, la segreteria, con i professori è quasi immediata, quasi in real time, quindi non c'è un time consuming, ora mi vengono delle parole in inglese perché ormai qui è la lingua più usata. Oltre a questo, quindi la comodità e la funzionalità, ho notato i tool online.
e sempre in relazione a un rispetto, diciamo, del tempo che impieghiamo in questo percorso di studi. Il tool online per lo studente, sicuramente durante la pandemia, ma lo sto vedendo adesso anche che siamo tornati in presenza, la parte dell'area studenti del GOMP e la web app che è gestita e creata internamente a questo Ateneo è funzionalissima. Lì possiamo avere contatti con i professori, trovare i documenti di cui abbiamo bisogno per studiare e avere tutte le informazioni inerenti anche ai pagamenti, alla nostra carriera, al nostro piano di studi, e quindi questo è molto utile per uno studente senza dover perdere tempo, ecco, in file lunghissime alla segreteria. Oltre a questo, l'intercultura che viene promossa, il fatto che sia in inglese, come abbiamo già detto precedentemente, sicuramente assicura un profilo internazionale una volta entrati nel mondo del lavoro. E quello che riguarda radiologia, oltre a quello che ha detto il direttore, per quanto riguarda l'entrata nel mondo del lavoro, è vero, possiamo lavorare in ambito sanitario, quindi ambulatori sia privati che pubblici. Vorrei aggiungere anche nelle aziende, per chi magari ha anche altri campi di interesse, che producono e rivendono i macchinari di diagnostica, siccome appunto andiamo verso una prevenzione oltre che alla ricerca per la cura, e questo è un altro ambito in cui insomma si potrebbe lavorare con questo tipo di laurea, che comunque è abilitante, assicura sicuramente un impiego costante, ma anche l'accesso a dei master, come nel mio caso per esempio di management di aziende sanitarie, che è un master di primo livello online che l'Unica Millus mette a disposizione, che credo sia molto utile una volta entrati nel mondo del lavoro. Ultima cosa, è prettamente medica, e questo lo metto tra i punti a favore di questo Ateneo, perché il circolo di conoscenze, diciamo, che si viene a creare, essendo anche molto raccolta, sarà un circuito di conoscenze e di persone che saranno utili una volta finito il percorso ed entrati, saranno tutti colleghi un domani. Questo. Grazie mille Giorgia. Professore, io volevo chiederle come sono strutturate le sessioni d'esame, nel senso, Unica Millus è un ateneo internazionale, le sessioni sono come le università italiane, quindi più appelli per ogni sessione, e sono in presenza, da remoto, come... Sì, allora le sessioni di esame sono organizzate veramente con un'attività, una sessione ordinaria, una sessione di recupero in primo e in secondo appello, quindi nel totale di un anno accademico lo studente ha l'opportunità di superare un corso integrato in 4 differenti appelli. Nel caso si voglia venire incontro a richieste particolari che riceviamo magari dagli studenti, in alcuni casi abbiamo anche tra virgolette stressato i docenti nel fare un appello straordinario aggiuntivo, quindi si cerca sempre di venire incontro agli studenti. Qui è un ateneo internazionale e molti studenti sono in convenzione con Lazio Disco, quindi hanno dei crediti da dover diciamo, acquisire, e in una qualche maniera cerchiamo di organizzare più appelli magari nell'anno. Gli appelli possono essere fatti in presenza quando la condizione epidemiologica ce lo consente, se no si passa tranquillamente ad online, scritto, orale, insomma in maniera mista. Un'altra curiosità, parlava nel video di esami funzionali, studi genomici, immagino alle tecniche di imaging che spaziano tra l'uso delle radiazioni, PET, scan di vario tipo. Suppongo che ci siano delle specializzazioni che si possono conseguire post lauream. Sì, diciamo, allora l'area radiologica in generale è molto vasta, quindi poi adesso si stanno sviluppando delle apparecchiature ibride, che quindi sono la combinazione di tecniche radiologiche differenti, per esempio la PET-TC, adesso di recente c'è la PET-MRI, oppure la radioterapia con una somministrazione guidata tramite immagini di risonanza magnetica. È in continua evoluzione, e motivo per cui diciamo, a livello nazionale e internazionale sono nati dei master che, di primo e secondo livello, che appunto approfondiscono queste diverse tecniche, insomma, scelta
della propria passione e vocazione. Ecco. Grazie molte, professore. Grazie a voi. Proseguirei parlando della nascita, parlando di tutto ciò che avviene all'interno di una sala parto, ma non solo. Quindi affronterei il corso di laurea di ostetricia partendo con il nostro video. Sono Sofia Colasceci, sono un'ostetrica e direttrice didattica del corso di laurea in ostetricia e ricercatrice qui a Unicamillus. Essere ostetrica significa stare accanto alle donne, stare accanto alla famiglia in senso lato. Essere ostetrica però non significa soltanto occuparsi di gravidanza, parto e bambini, significa anche promuovere la salute della donna e sempre in generale della famiglia. Infatti l'ostetrica è anche quella professionista che ad esempio si occupa di prevenire quelle che sono alcune patologie. Il ricordo più bello è sicuramente il primo parto a cui ho assistito da studentessa e l'ostetrica tutor non mi aveva avvisato che quello sarebbe stato il mio giorno X del primo parto e quindi poi mi sono ritrovata a fare tutte le procedure che avevo sempre visto fare, guidata ovviamente dalla mia ostetrica accanto, e poi all'improvviso mi sono ritrovata questa bambina, Sara, tra le mani e è stata un'emozione bellissima. Ho avuto qualche difficoltà quando ho capito che il mondo dell'ostetricia sicuramente per il 99% è fatto di episodi belli, momenti belli, nascite, ma al tempo stesso quando succedono episodi brutti, essere professioniste significa anche saper assistere le donne e le coppie in questi momenti sicuramente non facili. Rifarei 100.000 volte lo stesso percorso. È una professione con la quale possiamo dare tanto alle donne, alle famiglie e alla comunità in generale, ma anche perché, almeno per me personalmente, è stato anche un percorso di crescita personale. Alla parto e ovviamente commettendo un errore grossolano perché si occupa della salute, del benessere della donna. Ne parlerei con la presidente del corso, Cinzia Ciccacci. Sì, buongiorno a tutti, io sono la presidente del corso di laurea ma anche docente di genetica medica al primo e il secondo anno di questo corso di laurea. Il corso di laurea in ostetricia è un corso triennale erogato, a differenza degli altri corsi di laurea di cui abbiamo parlato fino adesso, in lingua italiana. Quindi questo può essere considerato un valore aggiunto per quegli studenti che magari temono di seguire un corso di laurea in una lingua che non è la loro. Appunto, come ha detto la nostra direttrice, la professoressa Colasceci, e come stava dicendo lei, il corso di laurea in ostetricia non prepara solamente delle figure professionali che si occuperanno poi di far nascere bambini, ma l'obiettivo finale di questo corso di laurea è quello di preparare degli operatori sanitari che siano in grado di fornire assistenza ostetrica, ginecologica e anche neonatologica, ma non solo, di provvedere, di promuovere la cultura del benessere e della salute della donna in ogni fase della propria vita, quindi a partire dalla nascita, l'infanzia, il periodo fertile e il periodo post-fertile. Il conseguimento di tutti questi obiettivi, di tutte queste competenze è garantito nel nostro corso di studio grazie all'integrazione tra lezioni teoriche frontali e lezioni svolte durante i tirocini pratici che sono professionalizzanti e sono essenziali per l'acquisizione delle competenze necessarie a garantire poi l'assistenza. Al termine del corso di studio, con l'esame di Stato e con la discussione della tesi, lo studente acquisisce un titolo abilitante, quindi una volta terminato il corso di studio è già in grado di entrare nel mondo del lavoro. Grazie professoressa, io
come ormai di consueto, chiederei un contributo a Beatrice e a Lucrezia, che sono studentesse del corso. Allora, buongiorno, io sono Beatrice e sono appunto una studentessa del secondo anno di ostetricia e volevo portarvi un po' la mia esperienza e dirvi, diciamo, la mia per quanto riguarda questa università, da un punto di vista ovviamente di una studentessa che la vive giorno per giorno. Allora, io sono stata molto soddisfatta della mia scelta, quindi dell'Unicamillus, e volevo spiegarvi le mie motivazioni, partendo da un punto di vista dei collaboratori universitari, quindi del rapporto con il personale, che come è stato detto in precedenza è un rapporto molto istantaneo, e non solo, sono persone molto gentili e molto disponibili, e questo quando ti trovi davanti a una problematica ti aiuta veramente tanto. Per quanto riguarda i professori, io fino ad ora mi sono trovata sempre davanti persone molto competenti e soprattutto in grado di trasmettermi proprio l'amore per la loro disciplina con tutto il loro entusiasmo, e questo anche quando vai a studiare la materia è fondamentale. Per quanto riguarda l'attività pratica, quindi il tirocinio, la nostra università, quindi l'Unicamillus, ha delle collaborazioni ottime dal punto di vista di ospedali, e avendo anche collaborazioni in tutta Roma, questo mi ha permesso di trovare non solo un buon ospedale, ma soprattutto anche una comodità non indifferente di averlo vicino casa. Quindi io sono sicura che l'Unicamillus possa darmi delle basi veramente solide per poter diventare un domani un'ottima ostetrica. In più volevo però sottolineare che questo corso è un corso molto intensivo, proprio per la questione del tirocinio, che è un'attività pratica affiancata sempre a quella che è la triennale teorica, e le cose da studiare sono davvero tante, però ecco, diciamo, possiamo definire l'Unicamillus una piccola grande famiglia, e questa ci aiuta a superare tutte le difficoltà da un punto di vista, come ho detto prima, delle collaborazioni, del rapporto che si può avere con il personale e anche con i docenti. In più noi abbiamo attuato un piccolo progetto di aiuto e di informazione tra noi colleghe, diciamo, dove praticamente le nostre colleghe più grandi, quindi più esperte, possono aiutare, secondo e terzo anno, possono aiutare quelle del primo anno. Quindi niente, io sono molto soddisfatta e vi aspettiamo in questa piccola grande famiglia. Grazie Beatrice, che parlava dell'importanza del tirocinio, del valore che ha, dell'impegno che porta i ragazzi che studiano in questo corso. Possiamo approfondire un pochino? Allora, sì, il tirocinio è fondamentale per questo tipo di laurea abilitante. Si inizia a seguire il tirocinio già nel primo anno, quindi per ogni anno di studio sono previsti dei tirocini professionalizzanti. Abbiamo convenzioni con diverse strutture della ASL Roma 2 e della ASL Roma 6. Gli studenti possono seguire il tirocinio sia presso gli ospedali che presso alcuni consultori. In generale si cerca di accontentare la preferenza di uno studente, come la nostra studentessa che è riuscita a trovare un tirocinio vicino casa, e quindi una volta fatta una certa scelta lo studente continua il tirocinio presso una specifica struttura, anche se nel corso degli anni per approfondire delle altre tematiche si possono prevedere dei periodi di formazione di alcuni mesi anche in altre strutture, o anche in previsione della tesi se lo studente vuole affrontare una tematica specifica che magari è svolta in modo più completo in un'altra struttura rispetto a quella dove ha iniziato il tirocinio. Quindi c'è questa possibilità di cambiare struttura nel corso degli anni, insomma. È una materia molto vasta, ovviamente orbita intorno alla figura della donna, però gli argomenti sono tantissimi. Quali sono gli sbocchi professionali per chi consegue la laurea in ostetricia? Allora, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il primo sbocco professionale è ovviamente quello di lavorare come ostetrica o ostetrico presso qualsiasi tipo di struttura sanitaria, quindi ospedali sia pubblici che ospedali privati, sia come dipendente ma anche come libero professionista. Infatti la figura dell'ostetrica può seguire, può monitorare delle gravidanze in completa autonomia anche a livello domiciliare, quindi questo sicuramente è un valore aggiunto come sbocco professionale. Inoltre, se si proseguono gli studi con una laurea magistrale o con dei master di primo livello, si possono anche differenziare le tipologie di carriera,
e magari intraprendere una carriera più di tipo formativo, gestionale o anche di ricerca? Grazie professoressa, io mi avvierei alla conclusione di questa giornata affrontando l'ultimo dei corsi di laurea presenti in Unicamillus, che è il corso in tecniche di laboratorio biomedico. Sono Fabio Marcuccilli, sono direttore didattico del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico presso l'Università Internazionale Unicamillus di Roma. Essere tecnico di laboratorio biomedico è una figura molto importante nel Servizio Sanitario Nazionale, perché è colui che è in grado di fare analisi biomediche e biotecnologiche sia nell'ambito diagnostico della ricerca. Soprattutto è importante come figura per quello che riguarda lo screening, la diagnosi e il monitoraggio delle patologie a livello dei pazienti, ricordando che molte delle scelte dei clinici dipendono proprio dai dati che vengono prodotti da parte del laboratorista e nello specifico del tecnico di laboratorio biomedico. La scelta di questo mestiere nasce essenzialmente dalla curiosità verso il corpo umano, come è costituito, la sua fisiologia e le patologie che si possono manifestare. Questa è la grande curiosità che mi ha portato a scegliere questo mestiere. Come laboratoristi noi non abbiamo un contatto diretto con il paziente perché manipoliamo i loro campioni biologici, ma dietro quel campione biologico c'è una persona con una storia, con una patologia e con una criticità. La qualità dei docenti è stata determinante nel percorso, nel senso che le mie idee erano molte, ma poi quando ho cominciato a frequentare il laboratorio di virologia molecolare, da lì ho capito la grande passione e il grande interesse che avevo per questa figura. Sicuramente chi sceglie un percorso universitario deve essere uno studente motivato, altrimenti non ha senso. Nell'ambito del corso di laurea in tecnica laboratorio biomedico deve dimostrare una forte curiosità per quello che riguarda le discipline a carattere scientifico e soprattutto mettersi sempre in discussione e anche essere propositivo, ma alla base di tutto c'è la forte curiosità. Se tornassi indietro lo farei tranquillamente perché è una figura determinante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e ha una grande importanza su quello che riguarda le decisioni di natura clinica. E c'è anche un discorso di utilità alla collettività, perché il tecnico di laboratorio biomedico nell'eseguire i test permette al clinico e ai clinici delle varie discipline di poter approcciare nel modo migliore nei confronti del paziente, quindi evitare terapie sbagliate e anche nella favorire la riduzione dei tempi di degenza. E io lascio subito la parola al professor Daniele Armenia, che è presidente del corso in tecniche di laboratorio biomedico. Buongiorno a tutti, grazie per questa importante giornata. Sono appunto il presidente del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico e inoltre sono docente di microbiologia in questo corso al primo e al terzo anno, microbiologia e microbiologia clinica. Riagganciandomi a quello che diceva appunto il direttore del corso, il professor Marcuccilli, la figura del tecnico di laboratorio oggi è diventata veramente importante proprio perché la gestione della medicina, la gestione dei pazienti sta cambiando moltissimo nel tempo e l'acquisizione di tante capacità tecnologiche è fondamentale per poter appunto seguire al meglio il decorso delle varie patologie. Il corso in Unicamillus si svolge in 3 anni, viene erogato in lingua italiana e verte alla formazione di operatori sanitari in grado di svolgere attività laboratoristiche in diverse discipline, in particolare nel campo della biochimica clinica, delle biotecnologie, della virologia, della microbiologia, farmacologia, tossicologia e immunologia. E in generale il corso
viene svolto da una parte di didattica frontale che verte appunto a formare gli studenti affinché abbiano una comprensione approfondita di tutte le attività pratiche che dovranno appunto svolgere, e successivamente supportata da una parte di tirocinio che viene svolto in diverse appunto strutture convenzionate, che permette loro di acquisire appunto esperienza nelle di diverse aree laboratoristiche. Anche perché il tecnico di laboratorio, oltre all'acquisizione pratica, quindi all'acquisizione di una metodologia pratica di laboratorio, deve essere in grado anche di gestire un laboratorio da un punto di vista organizzativo. Quindi tutti gli studenti devono avere una grandissima comunque curiosità e devono avere anche una metodologicità, perché appunto gestire un laboratorio significa anche poter appunto gestire le apparecchiature presenti e poter anche gestire il laboratorio in generale in termini di gestione dei reagenti e delle varie attività che devono essere appunto garantite. Grazie professore. Io chiederei anche per l'ultima volta oggi, in questa giornata, il contributo alle studentesse che partecipano a questo corso di laurea, Susanna e Jennifer. So che vorrei avere le vostre impressioni, la scelta che vi ha portate qui. Io sono Jennifer, una studentessa di terzo anno di tecnico di laboratorio. Mi ricordo che all'inizio io non capivo l'italiano perché non avevo esperienza della lingua e pensavo che il corso fosse in inglese. Ricordo che all'inizio non capivo l'italiano perché non avevo esperienza della lingua e pensavo che il corso fosse in inglese, perché prima ero in inglese, ma non ho mai mollato perché io so cosa voglio. Quello che posso dire è il laboratorio non è solo una materia o un lavoro, ma un obiettivo che tengo caro al mio cuore e mi diverto. Gli insegnanti sono molto professionali, sono molto pazienti e ci aiutano non solo a capirli, ma anche a metterli in pratica, cioè bene anche in laboratorio, su ciò che ci hanno insegnato. Grazie Jennifer. Vuoi dare il tuo contributo, Susanna? Salve a tutti, sono Susanna De Martini, rappresentante studentessa del secondo anno del corso di laurea di tecnici in laboratorio biomedico appunto, e sono molto grata e contenta di aver scelto Unicamillus, soprattutto anche per il rapporto con i docenti che sono sempre molto disponibili e competenti. E sin da piccola ho scelto di fare il tecnico di laboratorio perché mio padre fa questo mestiere e mi portava in tutti i laboratori dall'età di 5 anni, e con Unicamillus e soprattutto con le convenzioni presso le migliori strutture ospedaliere ho potuto approfondire questa mia passione e quindi anche metterla in pratica e capire i diversi sbocchi professionali realmente che ci sono per questo corso di laurea. Un'altra cosa che volevo dire è che la figura del tecnico di laboratorio appunto è come un ponte tra il medico e il paziente, che è sempre al centro di ogni analisi e di ogni cosa, e quindi sono contenta di aver scelto Unicamillus sia perché ti forma dal punto di vista professionale ma anche abbiamo visto umanitario.
Grazie mille Susanna. La nostra studentessa parlava di sbocchi professionali, di opportunità professionali. Io volevo sapere, a parte quali sono le possibilità post lauream per uno studente, ma anche come è cambiata la professione negli ultimi anni alla luce dei fatti di cronaca che da 2 anni a questa parte ci accompagnano. Certo, allora il corso di laurea è abilitante, quindi diciamo alla conclusione degli studi gli studenti possono intraprendere una diciamo, carriera lavorativa immediata sia nel sistema sanitario nazionale sia in diverse strutture private. Nel sistema sanitario nazionale quindi parliamo di ospedali, centri di ricerca, ma anche nella parte della zooprofilassi, perché appunto il tecnico di laboratorio oltre appunto all'ambito ospedaliero stretto può anche avere un'attività a livello di laboratori zooprofilattici anche ambientali. Inoltre proprio appunto perché stiamo vivendo un periodo pandemico particolare, in generale già le tecniche di laboratorio possiamo considerarle come un qualcosa di evolutivo, in continua evoluzione, proprio perché la tecnologia diciamo è come un treno in corsa e noi appunto ricercatori e scienziati siamo diciamo costretti a studiare continuamente, ad apprendere le nuove tecnologie che ci permettono di diagnosticare le malattie o di avere appunto delle analisi cliniche immediate in maniera continua. Quindi diciamo gli sbocchi comunque professionali sono molti e implicano che gli studenti debbano avere una grande comunque curiosità e una grande voglia di diciamo apprendere continuamente. Siamo in un periodo pandemico, in un periodo in cui appunto la diagnostica virologica molecolare è sempre più in voga. Abbiamo iniziato appunto a imparare cosa vuol dire test molecolare, test sierologico, test antigenico, tutte parole che prima non erano diciamo nel nostro vocabolario. Grazie appunto alle tecniche di laboratorio oggi possiamo appunto possiamo ritenerci fortunati perché riusciamo ad avere delle diagnosi, per esempio per il SARS-CoV-2 in pochissimo tempo, e diciamo gli studenti che diciamo seguiranno questo corso avranno la possibilità di seguire un'evoluzione continua di queste tecniche che permettono la rilevazione di tantissime malattie, non solo appunto virologiche, diciamo appunto essendo adesso in un periodo un po' che ci ha attenzionato a questo ambito, ma anche in tutti gli altri campi clinici. Io per chiudere le volevo fare una domanda che ha un risvolto un po' più personale. Le chiederei quali sono le motivazioni che possono spingere uno studente a intraprendere questo percorso di studi. Allora, secondo me la motivazione principale è la curiosità di cercare di capire, di scoprire le cose. Questa diciamo è la cosa più semplice, è il punto di partenza da cui appunto uno studente deve iniziare a pensare di iscriversi a questo corso. Questo congiunto anche a una grande volontà e una grande diciamo passione e metodicità, perché appunto è importante avere anche una buona conoscenza teorica per poter appunto applicare tutte le tecniche analitiche per poter diagnosticare diverse comunque malattie. Quindi sicuramente la curiosità e la passione sono delle caratteristiche fondamentali per poter iniziare questo percorso di studi. Professore, io la ringrazio e insieme a lei voglio ringraziare tutti i docenti che oggi sono intervenuti a questa giornata, gli studenti che hanno voluto condividere con noi e con tutti voi che ci seguite la loro esperienza, la loro permanenza qui all'interno dell'università, il piacere di frequentare, l'entusiasmo dei tirocini e come già detto durante questa giornata, prima di riuscire a intraprendere un corso di studi, qualunque esso sia, di qualunque nostro corso di laurea, è necessario superare un test d'ammissione. E quindi per chiudere la giornata chiederei di rinviare il video con tutte quelle che sono le informazioni tecniche per accedere all'università, quelle che sono le borse di studio, le varie scadenze. Con questo vi saluto anch'io e vi ringrazio di aver partecipato all'Open Day Unicamillus del 2022. Grazie a tutti.
L'offerta formativa di Unicamillus prevede 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico: medicina e chirurgia interamente in lingua inglese e odontoiatria e protesi dentaria in formula mista, il biennio in lingua inglese e successivamente in lingua italiana. Unicamillus offre anche dei corsi in laurea triennale in area sanitaria: ostetricia e tecniche di laboratorio biomedico in lingua italiana e infermieristica, fisioterapia e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia in lingua inglese. I corsi di laurea sono a numero chiuso. Il numero dei posti a disposizione è assegnato dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il test di ammissione, scritto in 60 minuti, comprende 60 domande a risposta multipla nella lingua del corso. La scadenza per le iscrizioni al test di ammissione è il 9 febbraio alle ore 13. I test verranno svolti sabato 12 e domenica 13 febbraio. Per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, la prova di ammissione è composta da 60 domande così ripartite: 35 domande di carattere scientifico, 10 di biologia, 10 di chimica, 10 di fisica e 5 di matematica, 15 domande di ragionamento logico e comprensione del testo, 10 domande che vertono alla specifica missione umanitaria di Unicamillus. Per la valutazione della prova di selezione è attribuito un punteggio massimo di 90 punti, seguendo i seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti per ogni risposta errata, 0 punti per ogni risposta non data. È richiesto un punteggio minimo di 20 punti. I candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore non saranno ammessi indipendentemente dal loro posizionamento in graduatoria. Il costo del test di ammissione per i corsi di laurea magistrale è di 170 euro. Per i corsi di laurea triennale nelle professioni sanitarie, invece, le 60 domande sono così suddivise: 20 di ragionamento logico, 5 di cultura generale, 10 di chimica, 10 di biologia, 10 di fisica e 5 domande di matematica. Per la valutazione della prova è attribuito un punteggio massimo di 60 punti, secondo i seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta, meno 0,25 punti per ogni risposta errata, 0 punti per ogni risposta non data. Il costo del test di ammissione per i corsi di laurea triennale è di 110 euro. Unicamillus organizza un corso di preparazione per coloro che intendono affrontare il test di ammissione per le lauree a ciclo unico, in cui verranno affrontati tutti gli argomenti oggetto della prova. Il corso si terrà online da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio. Ci si potrà iscrivere fino a giovedì 27 gennaio per un massimo di 25 partecipanti. Per l'anno accademico 2022-2023, Unicamillus mette a disposizione per i candidati comunitari diverse borse di studio per gli studenti di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria. Per medicina e chirurgia, le borse di studio dall'importo di 7.000 euro vengono assegnate sulla base di criteri di merito e di reddito. Nello specifico ai primi 20 candidati della graduatoria che abbiano un ISEE non superiore a 55.000 euro. Per odontoiatria e protesi dentarie, invece, le borse di studio dall'importo di 5.000 euro vengono assegnate sulla base del merito, più in particolare sulla base di 3 tracce che il candidato dovrà sviluppare al termine del test di ammissione, su tematiche riguardanti le potenzialità umanitarie delle professioni di odontoiatria a favore di popolazioni o di fasce di popolazione meno fortunate. L'Università ha stipulato una convenzione con la Banca Intesa San Paolo, in modo tale da permettere agli studenti di accedere a dei prestiti agevolati, se in possesso dei requisiti necessari. Nello specifico si tratta del Fondo Studio Sì, rivolto a studenti provenienti dal Mezzogiorno d'Italia, e del Prestito per Merito, rivolto a studenti di tutta Italia e in regola con il percorso di studi. Unicamillus, per diventare professionista della salute.